Sono quasi le 9 del mattino, la temperatura si aggira attorno ai 35 gradi, ma a causa della forte pioggia che ha colpito l'aria il giorno prima, l'umidità dell'aria fa sì che il caldo percepito sia di gran lunga maggiore. Delle 400.000 persone accorse nei giorni precedenti per assistere alla manifestazione, ne sono rimaste appena 40.000. Già dal giorno prima, parecchi si erano incamminati sulla via del ritorno a casa, stremati dall'esperienza dei 3 giorni precedenti. In qualunque caso, è il 18 agosto del 1969, e sono quasi le 9 del mattino quando sul palco del festival di Woodstock fa il suo ingresso Jimi Hendrix con la sua band. Il chitarrista è accompagnato dagli Gypsy Sun and Rainbows, un gruppo di transizione che oltre a Mitch Mitchell alla batteria e Billy Cox al basso vede tra le sue fila Larry Lee alla chitarra ritmica, Yuma Sultan alle percussioni e Jerry Velez alle conga. Da lì a poco Hendrix deciderà di tornare alla formula Power Trio con i Band of Gypsys che lo accompagneranno nelle registrazioni live dell'omonimo album. La Fiera della Musica e delle Arti di Woodstock, questo è il nome ufficiale della manifestazione, non si svolge nell'omonima città, ma nel centro rurale di Bethel, nella contea di Sullivan, dove un contadino, Max Yasgur, accettò di concedere la propria fattoria dove solitamente pascolava il bestiame e dove veniva coltivato fieno per mangimi. Il grande afflusso di gente e la scarsissima mancanza di qualsivoglia attrezzatura ha fatto sì che la strada, a partire da 8 km di distanza, diventò un parcheggio improvvisato, con la conseguenza di congestionare totalmente il traffico, e motivo per cui vari artisti fecero fatica a raggiungere il palco, cosa possibile solo, a un certo punto, con l'ausilio di un elicottero. L'oceanica folla era letteralmente accampata e nelle zone più distanti dal palco la musica era appena percepibile, tra chi si dedicava all'amore libero, la gente che suonava a sua volta e chi gridava magari sotto effetto di droghe varie. Durante Woodstock si sono registrati 3 decessi, 4 aborti spontanei e qualcuno dice 2 nascite, una in elicottero o un'altra in un'auto ferma nel traffico, ma in questo caso forse si deborda nella leggenda metropolitana. È invece certo che furono registrati 5.162 casi medici, 800 dei quali dovuti al consumo di stupefacenti. L'uso delle droghe all'epoca era visto in maniera molto diversa da come lo si intende oggi, e a Woodstock erano presenti veri e propri stand adibiti alla distribuzione. Santana ricorda che prima di salire sul palco consumò dell'acido e ciò provocò durante l'esibizione l'effetto di vedere il manico della propria chitarra tramutarsi in un serpente. Il chitarrista, che era in procinto di pubblicare il suo primo album e pertanto non famoso, colpì comunque attraverso brani come Soul Sacrifice molto Hendrix, che si complimentò con lui per il suo modo di suonare e per il fatto che miscelasse sonorità tipicamente messicane al blues e al rock. Se Santana era una giovane promessa, Hendrix era una star di prim'ordine, motivo per il quale, dopo il rifiuto di Roy Rogers, a lui fu affidata la chiusura di tutto, chiusura che sarebbe dovuta avvenire nella tarda serata del 17 agosto. L'esibizione slittò alla mattina successiva, in quanto problemi tecnici e un terribile acquazzone fecero saltare tutta la scaletta, facendo avvenire esibizioni storiche come quella di Jimmy o di Crosby, Still, Nash & Young ad orari improponibili. Per Crosby, Still, Nash & Young l'attesa del pubblico era assolutamente alle stelle, in quanto tutti i membri del gruppo erano già molto famosi e avevano alle spalle solo un primo concerto effettuato la sera prima di Woodstock a Chicago. A Woodstock parteciparono un gran numero di nomi e per inciso poche donne, nello specifico Melanie Safka, Janis Joplin e Joan Baez, famosa per il suo grande attivismo politico e che per la cronaca era incinta al momento dell'esibizione. Oltre a queste bisogna aggiungere la voce dei Jefferson Airplane. Come dicevo, molti parteciparono, ma contestualmente molti declinarono, come ad esempio i Rolling Stones e i Beatles, per i quali, a band praticamente sciolta, anche se all'epoca dei fatti la cosa non era di dominio pubblico, John Lennon disse agli organizzatori che si sarebbero esibiti solo se fosse stata invitata a partecipare anche la Plastic Ono Band. A questa richiesta, poiché il gruppo non era ritenuto sufficientemente famoso, gli organizzatori si ritirarono dalla trattativa. Gruppi come i Doors invece non furono invitati, in quanto il leader Jim Morrison era nell'occhio del ciclone a causa di quanto avvenuto nello spettacolo di Miami il 1 marzo dello stesso anno, cosa che lo condurrà ad essere condannato
condannato per atti osceni in luogo pubblico. Il gruppo di Los Angeles, tuttavia, avrà modo di rifarsi l'anno successivo con la partecipazione al Festival dell'Isola di White, che entrerà nel Guinness dei primati con un pubblico stimato tra le 600 e le 700.000 persone. L'esibizione è stata pubblicata nel 2018 e in doppio vinile per il Record Store Day l'anno successivo. Per quanto riguarda il meteo, la forte pioggia rese il terreno estremamente fangoso e ciò, come accaduto per l'edizione del 1999, ha fatto sì che il pubblico cominciò a giocare scivolando sul fango e mettendo in atto una vera e propria battaglia. Tutta la macchina organizzativa ha richiesto un grande sforzo economico per essere messa in piedi. Gli artisti infatti non si sono esibiti a titolo gratuito e i compensi sono stati per tutti relativamente alti, basti pensare ai $4.500 pagati per Ravi Shankar, fino ad arrivare all'incredibile somma per l'epoca di $18.000 più le spese pagati proprio per Jimi Hendrix. $18.000 dell'epoca equivalgono a quasi $155.000 attuali e per il 1969 questa rappresentava quindi una cifra fuori dal comune. Per sopperire agli alti costi, l'organizzazione pensò di creare un evento a pagamento e in effetti in prevendita vennero venduti circa 100.000 biglietti. Il costo del singolo ingresso non era economico in quanto ammontava a $18 del periodo, che equivalgono a circa 120 odierni. Questa formula era nell'idea iniziale, quando però ci si rese conto che la folla di intervenuti era il quintuplo di quella preventivata. Si decise così di smontare le transenne e rendere l'evento gratuito, al fine di evitare disordini e cadere nel mirino dell'opinione pubblica che non vedeva di buon occhio quei giovani dai principi in netto contrasto con le generazioni che le avevano preceduti. Ciò a catena ha fatto sì che l'infrastruttura messa in piedi non poté soddisfare le necessità di tutti, motivo per cui si patì mancanza di cibo, servizi igienici, sicurezza e personale sanitario. Il pubblico accorso non era formato meramente da hippie, ma anche da ragazzi della provincia come Nick e Bobby Ercoline, la coppia immortalata dal fotografo Buck Hazel, finiti in copertina del disco uscito nel 1971, che erano accorsi all'evento un po' per curiosità e un po' perché vicino a casa. Detto questo, nel pensiero degli organizzatori, le tematiche politiche legate alla guerra del Vietnam e ai diritti civili erano ben chiare e hanno fatto da filo conduttore per tutta la rassegna. Nel 1969 Richard Nixon si era appena insediato e circa un mese prima di Woodstock, precisamente il 20 luglio, Neil Armstrong e Buzz Aldrin erano sbarcati sulla Luna, facendo vincere agli Stati Uniti la corsa allo spazio. Questa conquista avveniristica però strideva profondamente con la situazione sociopolitica in cui il paese imperversava. Nonostante quanto messo in campo a partire dall'inizio degli anni 60 dalla presidenza Kennedy in tema di diritti civili, la situazione americana era sempre parecchio arretrata in tal senso. A fine decennio, casi come quello avvenuto nel 1960 con protagonista Ruby Bridge apparivano come gesti isolati. Nello specifico, Ruby Bridge era una bambina di colore che all'età di 6 anni iniziò a frequentare a New Orleans, nello stato della Louisiana, una scuola che vedeva tra i suoi alunni solo bianchi. Al primo giorno la piccola non trovò compagna ad accoglierla, ma solo una folla che protestava, e tra questa vi era anche tutto il corpo docenti e certo una certa Barbara Harry, che si rifiutò di fare lezione con una bambina nera in classe. La cosa richiese l'intervento del presidente Kennedy, che decise di far scortare in classe la bambina con degli agenti federali, cercando di abbattere il muro della diversità assumendo una posizione radicale. Ad una linea politica che dopo questo atto era divenuta più soft si aggiunse l'assassinio di Martin Luther King nel 1968. L'accaduto aveva fatto fare un passo indietro alla lotta per i diritti degli afroamericani, assopendone le speranze e incentivando la nascita di movimenti che avrebbero voluto rinnegare la linea non violenta adottata dal reverendo. Jimi Hendrix era molto attento alla questione dei diritti civili ed era molto sensibile alla tematica, come dimostrato più volte nel corso della sua carriera. La cover Hey Joe, che racconta di un uomo armato di fucile che vuole compiere un femminicidio, analizzata all'interno delle allegorie tipiche del blues, dove la donna che fa soffrire o picchia l'uomo nero è nella realtà il bieco scavista bianco, può essere vista come un invito a non abbracciare l'idea della guerriglia armata nella lotta per i diritti civili. Sempre su questo tema, per la copertina di Electric Ladyland, Hendrix avrebbe voluto utilizzare esclusivamente l'immagine con i bambini e la band davanti alla statua come simbolo dei diritti civili. Ebbene, questa copertina non verrà subito usata in quanto la casa discografica
discografica americana preferì usare una foto del gruppo, mentre quella inglese, Larry Price, nonostante l'artista avesse esplicitamente comunicato loro attraverso una lettera con tanto di schizzi la sua idea, decise di fare di testa sua, creando la famosa copertina con le donne nude. Le partecipanti nello specifico furono pagate 5 sterline per posare in topless e 10 per il nudo integrale. L'immagine, seppure passata alla storia, all'epoca non piacque a nessuno, Hendrix compreso, che non la trovava affatto trasgressiva e provocante, ma che a suo dire non rendeva giustizia a nessuna delle partecipanti, facendole apparire vecchie e scialbe. Il movimento dei neri, inoltre, vedendo in Hendrix un autorevole testimone, nel corso della sua carriera ha fatto pressioni sull'artista affinché si contornasse di musicisti afroamericani. Per questo motivo, dopo il 1968, lo stesso rivoluziona la band che lo accompagna, rinsaldandosi sul finire dell'anno successivo con Buddy Miles alla batteria e Bill Cox al basso. Quest'ultimo compare già nella situazione estesa ed ibrida che si è esibita a Woodstock. Tuttavia, con questa formazione, il musicista in vita pubblicherà solamente il disco live Band of Gypsies nel 1970. Anche la questione Vietnam, che rappresentava per l'epoca una ferita aperta, era molto sentita da Jimmy. Il conflitto inizia nel 1955, praticamente all'indomani della guerra d'Indocina, conclusasi ufficialmente il 12 luglio del 1954, e sembra non avere fine, rappresentando il dramma di intere generazioni. Il richiamo alla guerra del Vietnam è il momento di fatto passato maggiormente alla storia in tutta l'esibizione. All'interno di un blocco di 3 brani che vedono in apertura Voodoo Child, Slide the Return con annessa Stepping Stone e in conclusione Purple Haze, Jimi Hendrix decide di seguire l'inno nazionale statunitense, ovvero The Star Spangled Banner. La performance si rivela essere una presa di posizione politica, una vera e propria dichiarazione contro lo stillicidio che avveniva ogni giorno in Asia e contro il governo americano che mandava a morire i suoi figli, i quali, se tornavano a casa, in una buona percentuale dei casi lo facevano da mutilati e con gravi problemi di carattere psicologico. Alle note dell'inno nazionale si intramezzano, riprodotti dalla sua chitarra, scrosci che sembrano bombe, grattate che sembrano mitragliatrici. La creazione di questi suoni è stata resa possibile, tra le altre cose, dall'effettistica per chitarra usata, dove viene cominciato ad affiancare al pedale wah-wah della Vox e al distorsore Fuzz Face l'effetto Univox Univibe. La chitarra utilizzata è stata invece la celebre Fender Stratocaster Olympic White. Il tutto è assolutamente strumentale, ma quei suoni assumono la connotazione di parole onomatopeiche e il messaggio che vuole essere lanciato è chiaro e diretto. Il pezzo appare quasi come improvvisato, ma non è assolutamente così, e tra l'altro non è neppure la prima volta che veniva proposto dal vivo. Insomma, tutto è stato studiato accuratamente, come oltretutto Jimmy era abituato a fare. Basti pensare che in studio era solito registrare più versioni dei suoi brani con arrangiamenti diversi prima di giungere al risultato per lui soddisfacente. L'esibizione colpì molto l'opinione pubblica e si attirò non poche critiche, inviate sotto forma di lettere anche al diretto interessato. Verosimilmente, per questo motivo, l'artista ritornò sulla questione poco dopo, precisamente il 9 settembre, quando fu intervistato da Dick Cavett nell'omonimo show. Qui Hendrix asserì di essere americano e che l'inno lo aveva studiato e lo aveva cantato a scuola fin da bambino. Durante l'intervista il presentatore a un certo punto, per dissipare il dubbio che Jimmy potesse essere un anti-americano, informò il pubblico che il chitarrista aveva servito all'esercito facendo parte della 101esima divisione aviotrasportata. La questione però qua è un attimino più complessa, in quanto se da un lato è vero che Hendrix da ragazzo voleva diventare un paracadutista, dall'altro il suo arruolarsi arrivò a seguito di un patteggiamento conclusosi il 16 maggio del 1961, dopo che il chitarrista era stato fermato alla guida di un'autorobata. Da qui il suo arruolamento per sfuggire alla reclusione. Cavett chiosa l'argomento dicendo che comunque avrebbero dovuto dare una medaglia a Jimmy, in quanto aveva trasformato un inno a suo dire tetra e funebre in vera musica, e oggi potremmo aggiungere anche in un momento storico per la musica e forse non solo. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdere le prossime spigolature sonore. Arrivederci!